Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di pittura miniature e arte in generale. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi contenuti che pubblicherò ed entrare a far parte di questa bellissima community creativa, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Detto questo, cominciamo! In occasione dell'arrivo del primo set di espansione, ho deciso di parlarvi dei colori Chimera, che spesso mi vedete usare nei video e in live. Sono colori interamente made in Italy, molto apprezzati dai pittori che puntano a creare in autonomia ogni tonalità e cercano la massima saturazione possibile. Ci tengo a precisare che non è un video sponsorizzato, né una vera e propria recensione. È più un riassunto di tutto quello che ho capito finora di questi colori e dei motivi per cui li utilizzo nella mia pittura. Non vi nego che ci è voluto un po' per capirli e ancora sento di avere molto da imparare a riguardo per padroneggiarli al meglio. Andiamo per ordine e parliamo prima del set di colori base, un set che fin da subito ha stabilito la differenza tra i colori Chimera, colori d'artista, rispetto ai colori più commerciali ai quali siamo abituati nella pittura delle miniature. Mentre vi parlo delle caratteristiche, ve li mostro singolarmente sul foglio della wet palette, nella loro formula pura e con l'aggiunta di bianco. Alla fine vedremo anche un esempio di ogni colore con l'aggiunta di nero. Danno ovviamente il loro meglio in pittura e ovviamente sarebbero da annoverare anche moltissimi mix interessanti, ma per riuscire a mostrarveli tutti in questo video li vediamo così, in una semplice stesura su carta. Ciò che li distingue rispetto ad altri set di colori è che si tratta di pigmenti puri. In ognuna delle boccette di colore da 30 ml c'è un solo pigmento puro, tra il 30 e il 50% di pigmento, disciolto nel medium opaco acrilico. Questo fa sì che non capiterà mai di versarli sulla tavolozza trovandoli completamente scomposti, con i pigmenti che lo compongono completamente separati e visibili. Potrebbe capitare semmai di trovarli con il medium in superficie rispetto al pigmento più pesante, ma basterà una bella shakerata grazie alla pallina d'acciaio già presente in ogni boccetta per sistemare il tutto. Altro fattore da non sottovalutare, e che in realtà è proprio ciò che può rendere più ostico il primo approccio con questi colori, è il fatto che ogni colore non è stato in alcun modo stabilizzato, è per così dire schiavo del proprio stesso pigmento, il che significa che avrà caratteristiche di resa e coprenza diverse rispetto agli altri, peculiarità che non sono state in nessun modo mitigate o alterate da altri colori all'interno. Per questo motivo alcuni saranno più coprenti di altri, più facili o più difficili da padroneggiare, come stiamo notando anche nella stesura sulla wet palette. Proprio la loro purezza li rende a tutti gli effetti degli ingredienti di una ricetta, che saranno utilizzabili anche da soli, ma che daranno il loro meglio sprigionando il potenziale abbinati ad altri, compresi bianco e nero, miscelati per ottenere quella precisa tonalità voluta, ma avendo il pieno controllo sul risultato. Proprio questo controllo, frutto di una grande consapevolezza degli strumenti in uso, è ciò che li rende il mezzo amato da molti pittori per esprimere al massimo la propria creatività. Purtroppo però non si tratta di un processo veloce e immediato come può essere usando colori già miscelati e stabilizzati, ma piuttosto un percorso lungo e tortuoso che se intrapreso porta a grandi soddisfazioni, ma prima anche ad una certa inevitabile frustrazione. Prendersi il proprio tempo per metabolizzare ogni colore singolarmente in diverse situazioni è assolutamente indispensabile. Io stessa ho avuto problemi di strati troppo spessi per una caratteristica che vedremo fra poco, aloni indesiderati che non capivo da dove venissero e altri piccoli problemini, ma posso assicurarvi che solo l'utilizzo e la pratica portano a capirne appieno le potenzialità e a conseguenti grandi soddisfazioni. Non c'è niente di meglio di trovarsi a capire appieno un colore e poi usarlo nei propri modelli con sicurezza e ottenere esattamente il risultato voluto. Se provassimo a miscelare fra di loro colori già formulati di altre marche, non otterremmo le tonalità volute, proprio per la presenza di influenze più o meno marcate di altri pigmenti, che danno vita a quel preciso punto di colore, ma che ci impediscono di ottenere colori saturi e brillanti, ottenendo invece colori grigini e indefiniti. Questo perché non saremmo pienamente consapevoli di cosa stiamo miscelando, di quali percentuali e quali pigmenti li compongono. Se cercassimo di ottenere lo stesso colore partendo dai Chimera, utilizzando consapevolmente e volutamente il bianco e il nero, la differenza sarebbe evidente in termini di saturazione e brillantezza. In questo primo set troviamo, oltre ai colori che abbiamo appena visto, anche il medium, che possiamo considerare un ingrediente aggiuntivo della nostra ricetta, non essenziale, ma che ci permetterà di aggiungere un leggero effetto satinato
in quelle superfici nelle quali l'estrema finitura opaca dei Chimera non sembra la scelta ottimale, come ad esempio gli incarnati. Ora che abbiamo visto i colori contenuti nel primo set, vediamo quelli contenuti nel secondo, arrivato davvero da pochissimo. Erano stati mostrati durante l'evento di Monte San Savino, che quest'anno si è tenuto online su Twitch. Già dalla presentazione i colori sembravano andare ad integrarsi perfettamente con i pigmenti già disponibili, aggiungendone alcuni difficili da ottenere ma molto utili e versatili. Aprendo la confezione troviamo due piccole aggiunte molto piacevoli. La prima è un foglietto di disclaimer che avverte il pittore del fatto che ci vorrà tempo per comprendere ogni colore e che quelli che all'inizio possono risultare i meno amati diventeranno magari i preferiti dopo uno studio più approfondito. Il secondo elemento, che non si può di certo definire una piccola aggiunta, è il libretto esplicativo. Un libretto creato da Francesco Farabi, art director e color design di Chimera, che oltre a mostrare uno swatch di tutti i nuovi colori, propone mix interessanti con i colori della scatola precedente, dando vita a una miriade di possibilità. Io stessa devo ancora prendermi il tempo necessario per studiare al meglio questa confezione, arrivata appunto da poco, e capire quali colori diventeranno i miei preferiti, un po' come il Violet e il Phthalo Green hanno fatto per la prima. I temi di questo set di espansione sono lo skin tone, i colori delle stagioni e i colori della terra. Al contrario della prima scatola nella quale c'è anche il medium, questa comprende solo colori dal primo all'ultimo e ognuno di loro è composto da monopigmenti rari, alcuni più rari di altri, come mostrato dalle sigle identificative serie 1, serie 2 e così via. I colori come queste tonalità di marrone sono ottenute tutte da un unico tipo di pigmento, ma cotto e trattato in modo diverso, che dà vita a queste bellissime tonalità terrose. Si tende a sottovalutare il marrone come colore, che spesso passa in sordina rispetto ad altre tonalità più appariscenti, pur essendo in realtà un colore presente in una miriade di elementi, dallo skin tone al cuoio, dal legno al terreno, per dirne alcuni. Ognuno di questi utilizzi richiede un tipo di marrone diverso, caldo o freddo, saturo o meno, e come potete vedere dagli swatch ce ne sono davvero tanti, tutti diversi. Per quanto riguarda il costo, che potrebbe apparire più alto in proporzione ad altre marche con pari quantità di 30 ml, è in realtà più che giustificato dalla qualità del contenuto stesso. Il pigmento utilizzato da Chimera è sottilissimo, molto più fine rispetto alla media del mercato, e ciò rende ogni colore iperpigmentato. Di conseguenza, ogni piccola quantità di colore è utilizzabile su molta più superficie rispetto alla stessa quantità di alcune altre marche. Uno degli errori che ci si può ritrovare a fare, non essendo consapevoli di questa iperpigmentazione, è quello di usare le stesse quantità di colori alle quali siamo abituati, ottenendo però risultati molto diversi, come vi accennavo, magari con stratificazioni eccessive che portano a spessori indesiderati. L'esercizio e la sperimentazione sono quindi necessari per capirli appieno. Un buon metodo è quello di introdurli gradualmente nella pittura, anche miscelandoli con altre marche, sia creando mix cromatici per intensificare la saturazione grazie alla componente Chimera, ma anche semplicemente usando un bianco di una marca diversa, così da stemperare l'ostacolo appena nominato. Si aggiunge anche una nuova variante, ovvero i colori denominati transparent. Questo perché, come detto prima, ogni pigmento ha caratteristiche specifiche e alcuni di essi, come ad esempio l'Ultramarine Blue o l'Alizarin Crimson, sono particolarmente poco coprenti. Per questo vengono segnalati come trasparenti per indicare questa loro peculiarità e indirizzare l'artista al fatto che daranno il loro meglio se usati come glazing, filtri di colore per donare maggiore saturazione o che richiederanno l'utilizzo di bianco e nero per diventare più coprenti. In definitiva, quindi, il mio consiglio è quello di approcciarsi a questi colori se si ha già una certa dimestichezza con altre tipologie di acrilici, più semplici da usare, ma allo stesso tempo di non aspettarsi un risultato né un processo di utilizzo uguale. Personalmente sono contentissima di averli aggiunti al mio arsenale tempo fa e senza indugi ho preordinato il primo set di espansione, proprio perché nonostante le difficoltà incontrate mi hanno dato e continuano a darmi delle grandi soddisfazioni, quindi non vedo l'ora di sfruttare al meglio anche le nuove tonalità.
Che li si voglia usare da soli o che li si voglia affiancare ad altri dall'utilizzo più semplice, trovo che siano una spesa del tutto giustificata e che possano dare quel qualcosa in più a qualsiasi livello di utilizzo, che sia per avere una maggior saturazione e brillantezza, per sperimentare con colori realmente opachi o per buttarsi a capofitto e concentrare le attenzioni su una pittura da veri artisti usando solo chimera. Altro discorso sono i set Signature Blend, che non vedremo nel dettaglio in questo video. Si tratta di 2 set di colori formulati partendo dai pigmenti chimera, sapientemente miscelati dai grandi maestri ai quali sono dedicati, ovvero Danilo Cartacci con i suoi Never Without, ovvero colori irrinunciabili, e Mikhail Pisarski con dei colori perfetti per il non metallic metal. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa vedere un video tutto dedicato a questi 2 set. Spero quindi che questo video riepilogo di tutte le mie impressioni e esperienze con i colori chimera avute fino ad ora vi sia stato utile per fare maggiore chiarezza e aiutarvi a decidere se sono ciò che fa per voi e se è il momento di farci un pensierino. Se avete dubbi o domande o altri consigli su come sfruttarli al meglio, scriveteli qui sotto nei commenti così che siano utili a tutta la community. E con questo si conclude anche il video di oggi. Io spero che vi sia stato utile. Se è stato così, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!